Oggi vi faccio vedere come preparare curry rice, un piatto origine indiano. Il nome viene dal curry and rice, sarebbe curry e riso, uno dei piatti più amati e più popolari assoluto in Giappone, un piatto che riesce a fare felice tutta la generazione. Per fare questo piatto spesso noi utilizzeremo questi cubetti di curry e volevo farvi vedere che aspetto ha, magari se riuscite a trovare in Italia. Qua scritto chukara sarebbe piccantezza media, quindi state attenti di quale prendere, perché se non vi piace piccante non prendete questo, ma prendete amakuchi, questa scrittura che sarebbe dolce, magari scritto anche in inglese forse, oppure karakuchi e piccante. E poi lì dove sto sottolineando scritto Japanese Curry Mix, e poi lì c'è scritto curry sarebbe curry, che perché c'è un pacchetto, un altro prodotto simile a questo. Gli ingredienti si può variare con pollo, con manzo, con pesce e altre verdure, ma oggi preferisco farvi vedere ricetta classica. Mi servono coppa di suino, carote, cipolla, patate, aglio e zenzero e scatoletta di cubetti di curry. Andiamo a tagliare tutti gli ingredienti. Prima tritterò zenzero un tocchettino, un spicchio di aglio. Ci sono 3 cipolle totale, però 2 vorrei utilizzare per fare soffritto quasi caramellata, per dare profondità al curry, e quindi taglio sottile. Invece una cipolla taglio grossolanamente. Ci sono 2 carote, togliamo le bucce, tagliamo 2 o 3 centimetri. Per patate ci sono 3 e tagliamo 2-3 centimetri. Non vi ho neanche detto quante porzioni sto facendo, sono 4 porzioni e coppa di suino 350 grammi. Usate coppa di suino perché pancetta è troppo grassa, l'oncia troppo asciutto che non è adatto per questa ricetta. Se usate manzo cercate di scegliere quella parte che abbia un po' di grasso, se usate pollo usate coscia di pollo. Taglio a 2 o 3 centimetri circa. Mettiamo sale e pepe quanto basta. Mescolo un po' così hanno sale e pepe addosso uniformemente. Allora qua abbiamo 2 padelle. Con la sinistra volevo fare soffritto di 2 cipolle tagliate sottile. Ho messo un cucchiaio di olio, di semi e vado a soffriggere con fuoco medio inizialmente e dopo ho abbassato a fuoco basso.
Intanto che stiamo facendo soffritto del cipolle e padella destra ho acceso fuoco alto, metto un cucchiaio di olio di semi e scaldo bene. Quando padella è bella scaldata aggiungo carne e rosoliamo molto bene. Non dimentichiamo di anche mescolare il soffritto di cipolla che non bruci. Tutta la parte del carne rosoliamo molto bene. Il soffritto di cipolle è abbastanza a buon punto, ma per insistere metto coperchio così crea un po' stufata. E se la padella destra è a buon punto posso aggiungere tritato di aglio e zenzero. Facciamo spazio così soffrittiamo bene. Bruciano facilmente aglio e zenzero, quindi ho abbassato fuoco basso momentaneamente e poi quando fanno buon profumo aglio e zenzero aggiungo le verdure e mescoliamo bene. Così tutto grasso di carne, gusto di carne che vadano tutta la parte delle verdure. Ora ho alzato di nuovo fuoco a medio alto. Mescolo le cipolle con fuoco bassissimo sempre, vorrei creare quasi caramellate. Nella padella destra ho aggiunto un bicchiere di acqua. Sempre con fuoco medio-alto, metto coperchio, vado a stufare carne e verdure. Ricetta originale ci mette subito tanta acqua, ma con questa tecnica riusciamo a tirare fuori al massimo del loro sapore, quindi vi consiglio di provare. Sempre mescolo le cipolle. Questo soffritto di cipolle, se non avete tempo, non avete voglia, potete anche non fare, però ancora più buono se fate, se mettete. Ho messo un goccio di acqua nella padella dove sto facendo soffritto di cipolle perché l'umidità aiuta a farle diventare ancora più caramellata, più morbida, così finisco cottura di cipolle. Controllo la padella destra, devo capire se acqua ce n'è ancora. Dopo un po' di minuti vedrete che acqua è consumata, però non sono ancora cotti, quindi aggiungo un po' più di mezzo bicchiere d'acqua. Metto coperchio e continuo a cuocere finché non diventino cotti. Mescolo ancora le cipolle. Diciamo che va bene così. Vedete che colori molto come caramellate, marroncino. Adesso diventate molto dolci queste cipolle e poi dopo aggiungerò nella padella destra. Apro coperchio di padella destra, mi sembra che sono cotti, controlliamo con coltellino, patate ok, carote ok, quindi adesso aggiungo 800 ml di acqua. Adesso è arrivato il momento di aggiungere queste cipolle nella padella destra, così fa bel lavoro. Curry rice di solito fanno quantità abbondante e poi mangiamo volentieri anche il giorno dopo. Il giorno dopo diventa ancora più buono. Ho fatto bollire acqua. Adesso possiamo mettere finalmente i cubetti di curry. Nella questa scatola troverete 2 confezioni
che si può separare e per 4 porzioni basta questa mezza scatola. Dentro ci sono questi cubetti, sembra un unico pezzo ma si può rompere ai 4 pezzi e aggiungiamo nella padella. Ops, è caduto anche plastica, importante tirare fuori. Mescoliamo un po', mettiamo il coperchio, cuciniamo per 10 minuti con fuoco basso. Ogni tanto mescolate così non si bruci. Il curry è pronto. Dovete preparare anche il riso bianco e alla fine di questo video troverete il link di come preparare il riso bianco. Io però oggi ho preparato riso semi-integrali. Per fare riso semi-integrali cambia rapporto di acqua e riso, quindi scriverò nelle descrizioni. Impiattamento sul piatto: metà riso, metà curry, si mangia con cucchiaio. Il nostro curry rice è pronta, un piatto veramente geniale, buonissimo e fa sorridere a tutti che si innamorano di questo piatto. Provate questa ricetta anche voi per la vostra famiglia, per i vostri amici, agli ospiti, farete felici a tutti quanti.